Amici di Storyhunters, ciao! Oggi siamo qui con un personaggio che ha una storia particolare, anche molto stimolante ed interessante. Innanzitutto ciao e grazie di questa visita improvvisa e piacevole. Io sono pugliese, sono di Bitonto in provincia di Bari. Vivo in Grecia da 12 anni. Diciamo che prima della Grecia mi piaceva un bel po' girovagare, ecco. Una cosa molto bella che ha detto prima che cominciassimo, no? E che parlavamo di Storyhunters, del cambio vita, eccetera. Lui ha detto: io non ho cambiato la mia vita, ha detto: io ho seguito la mia vita. Sì, secondo me io non ho mai avuto la pretesa di essere al 100% artefice del mio destino. Mai, non so chi possa averci questa pretesa. Comunque io posso dire che per un 50% sono stato artefice, per un altro 50% sono stato guidato e ho seguito, no? La Grecia mi ha proprio abbracciato e accolto e ci sono rimasto. Giovanni Scaraggi partecipa a MasterChef greco, ha un grande seguito, arriva praticamente nelle fasi finali, sì. E viene anche, soprattutto viene decretato poi, insomma, dal pubblico e dalla stampa il vincitore morale un po' della... Sì, la vincitrice vera e propria è Margherita, ragazza a cui sono amichissimo. Margherita, e che sicuramente lo merita, no? Sì, assolutamente, affezionatissimo e l'adoro. Tutti avrebbero voluto una finale fra me e lei, le cose sono andate diversamente, quindi lei è amata e acclamata come la prima vincitrice donna di questo, sì, perché nelle 7 edizioni precedenti non era mai successo. E a fianco a lei poi c'è. Praticamente quante puntate hai fatto? Non so, 80, tante. No, tantissimi, quindi anche tantissimi piatti. Sì, tanti piatti. Allora, e questo termina in? Questo termina a maggio. Maggio 2021. Quindi ora siamo a settembre 2021, quindi pochi mesi fa. Prima dell'apertura della stagione, esatto, del Sole Giaguaro. Poco prima dell'apertura, il tempo necessario per risistemare il locale, che comunque siamo in un luogo abbastanza selvaggio e richiede una forte manutenzione ogni anno, perché le piante ti avvolgono. In che zona siamo di Rodi? Siamo nel sud dell'isola, siamo quasi alla fine dell'estremità sud dell'isola, mancano 20 km per Rassonissi, sì. Dove si incontrano le regioni mediterranee. Quindi c'era tanto lavoro da fare, c'era tanta organizzazione da fare, perché essendo chiuso, insomma, nel reality per tutto l'inverno, non avevo avuto modo né di trovare personale né di preparare un menù, quindi è stato fatto tutto molto di corsa. Per fortuna ho dei validissimi collaboratori, ragazzi come me, che mi hanno aiutato molto. Quindi siamo partiti il 1° giugno. Io non ho ancora visto gli episodi di maggio, non so niente. Non ho fatto il tempo neanche a rivedersi in televisione. E dal primo giorno
Però tu da Bitonto sei andato a studiare sociologia ad Urbino. Da Bitonto alla Grecia ne passate di acqua sotto i ponti. Riassumiamo brevemente. Allora, subito dopo gli anni del liceo classico, dove studiavi il greco? Dove studiavo il greco, appunto, c'è sempre una causa precedente a tutto, ecco. E tra l'altro andavo malissimo in greco, 3 fisso per tutti gli anni, però intanto lavorava dentro il greco. E vado a studiare sociologia prima ad Urbino, poi faccio 2 anni a Urbino e vado a Roma, alla Sapienza, finisco gli studi lì, poi l'Inghilterra, poi un po' di Spagna, poi l'Himalaya, poi la Thailandia, poi la Grecia. Questo poi solo viaggiando o lavorando? Inghilterra dove? Immagino Londra. Sì, Inghilterra ero a Londra. Il motivo principale era avevo necessità, volevo viaggiare. Insomma, avevo fatto questi studi, avevo scelto tra l'altro l'indirizzo antropologico. Il mio intento era quello di poter viaggiare, studiare, magari scrivere, magari filmare, fotografare, insomma, un po' avevo questo spirito qui. Quindi avevo necessità di imparare l'inglese, perché in Italia è un po', non è così immediato saper parlare una seconda lingua. Certo. E quindi sono andato in Inghilterra, sono stato 2 anni lì. Da premettere, nonostante gli studi sia prima dell'Inghilterra sia in Italia, il mondo della ristorazione è sempre stato il mondo parallelo, diciamo. Stiamo parlando con un cuoco molto quotato, e poi via via capiremo anche perché è molto quotato, oltre alla sua bravura. Quindi avevi dentro la passione per l'antropos, no? Esatto, quindi l'antropologia per l'uomo, eccetera. Desiderio anche di scrittura, quindi di espressione, fotografia. L'hai praticato poi questo? No, se non a livello personale, così di taccuini, di viaggio, di cui sono abbastanza pieno e non so cosa ne farò. Però un giorno magari... no, non ho mai... Ok, però hai sempre, quindi prima mi dicevi parlando che poi ecco la ristorazione è sempre stato un tuo paracadute. Esatto. Hai usato questa... Ho usato questa espressione perché il tipo di vita che conducevo era abbastanza, come dire, visto che parliamo di sull'orlo del precipizio economico, non avevo mai un soldo in tasca, quindi dovendo monetizzare era la via più facile, quindi cameriere, lavapiatti, aiuto cuoco. Ma la passione per la cucina? Però la cucina lì intanto lavorava in realtà anche da prima, perché vengo da una famiglia e da una terra dove il cibo è comunque un elemento, un legame saliente. Un legame, cioè si sta a tavola tutti insieme, è un elemento fondamentale della cultura, dell'antropo, anche qui c'è qualcosa di antropologico. Ho sempre visto mia mamma passare intere giornate ai fornelli, la mia nonna uguale, le grandi festività in famiglia erano una festa di cibo di ogni sorta, quindi secondo me nasce lì, prima ancora che... il cibo proprio come unione, come comunione, stare insieme a tavola, oltre che quello che la tavola un elemento centralissimo nella nostra cultura, nella nostra storia. E immagino, Giovanni, che questo sia anche l'elemento che riproponi nel tuo ristorante, no? Perché qui ci troviamo il suo ristorante che si chiama Sole Giaguaro. Sole Giaguaro. Come mai questo nome? Piccola parentesi, che non è poi così piccola. È il titolo di un romanzo di Italo Calvino che si intitola Sotto il Sole Giaguaro. Quindi dico, questo antropos, questo legame della cucina sicuramente lo riproporrai in qualche modo anche nella filosofia della tua ristorazione, insomma, no? Magari non in termini prettamente
di ricette, no? Però senz'altro il pathos, la passione, l'importanza che diamo all'atto del cucinare, quella sì. Cioè, non si cucina qui solo per fare soldi, anzi, soldi non se ne fanno. Passiamo intere giornate in cucina, a volte ci chiediamo perché lo facciamo. È una forma di amore, una forma di espressione, una forma non so, no? Questo c'è. Poi non faccio esattamente le ricette che faceva mia nonna o mia mamma, non sono esattamente quel tipo di cuoco, c'è sempre una base, ma su quella base poi vanno ad innestarsi. Hai detto bene tu. Tutte quelle che sono state le esperienze di vita, di viaggio, di lavoro in Italia, in Europa e anche oltre. Thailandia dove? In Thailandia ho fatto un viaggio di 3 mesi che in realtà doveva essere più lungo, sempre per motivi di studio. Accompagnavo un mio amico che doveva scrivere una tesi di laurea e io dovevo accompagnarlo facendo fotografie, poi in realtà è finita per essere una lunga vacanza, basta. Comunque abbiamo vissuto un po' di tempo a Bangkok, poi ci siamo spostati nel nord a Chiang Mai, abbiamo girovagato un po' lì e poi abbiamo fatto un po' di isole. Quindi Italia, Thailandia, Londra, eccetera, Puglia e mi dicevi prima Brasile, Giappone, insomma. Brasile, Giappone, sì. Quindi insomma il viaggio è proprio nel tuo DNA, sì. Comunque nella tua storia. E la tua cucina, mi dicevi, è un po' una fusion anche di queste memorie o sì, ma esperienze. Non è forzata, insomma, non è una fusion forzata, ricercata, è un qualcosa che viene da sé, che viene naturale. Poi vivo anche da tanti anni qui in Grecia, per cui un certo palato, certi sapori, Tra l'altro in Grecia, qui a Rodi, siamo molto vicini anche alla fine dell'Europa, quindi la Turchia, quindi Rodi stessa come a livello di cultura gastronomica è un po' diversa dal resto della Grecia perché risente appunto di queste influenze medio orientali che arrivano da. Certo. Allora, Giovanni fino a qualche mese fa è stato per 6 mesi protagonista del Masterchef televisivo greco, no? E poi lì ci arriveremo, no? Però ecco, tu adesso come arrivi, quindi dopo come arrivi in Grecia e come ti ci fermi? Perché ti fermi qua piuttosto che a Londra, in Brasile o in Giappone? Allora, era il 2009 credo, avevo un accordo con un'agenzia di viaggio che mi aveva proposto di fare da accompagnatore qui in Grecia, poi questo accordo era venuto meno e questa idea della Grecia, che comunque io già conoscevo abbastanza bene come turista, c'ero venuto svariate altre volte, però l'idea di passarci un'intera stagione mi attirava molto perché un'espressione che ho usato spesso, secondo me non c'è posto al mondo più bello della Grecia durante questo periodo che va da maggio fino a fine ottobre, c'è tutto, è meraviglioso, odori, colori, luci, sapori, atmosfere, immaginario. C'è l'essenza del Mediterraneo. Esatto. Quindi vera. Mi intrigava molto l'idea di passare un'intera stagione qui. È venuto meno poi questo accordo con questa agenzia, smuovendovi a Bari tra le mie conoscenze, avevo conosciuto un greco che insegnava all'Università di Bari, anche un fotografo abbastanza importante, al quale avevo detto: guarda, mi piacerebbe tanto andare in Grecia, ma non saprei dove, non è che avresti qualche contatto da darmi? Dice: non so, no. Ci vediamo domani. E ritorna l'indomani con un pezzettino di carta, 3 numeri di telefono con 3 nomi. Questo è tutto quello che ho. Ok, parto,
arrivo ad Atene. Uno dei contatti telefonici era Atene, l'altro, se non sbaglio, era Nafplio e l'altro era su Rodi. Arrivo ad Atene, chiamo ad Atene e col mio inglese un po' così maccheronico cerco di dire: guardi, sono un amico del signor tal dei tali, mi ha detto... Ok, questo no. Ok, aspettiamo, andiamo. Chiamo il secondo, non rispondeva. Nafplio, Peloponneso, sì. Cittadina molto bella, turistica. Non mi risponde. Chiamo il terzo contatto telefonico, che era una signora italiana, tra l'altro, non so se sia ancora qui sull'isola, che lavorava e viveva qui a Rodi. E dico: sono un amico di tal dei tali, te lo ricordi? Dice: ma chi? Quello lì? Ah sì, ricordo, non lo sento da una vita. Dico: senta signora, io vorrei lavorare, vorrei cercare un lavoro nella ristorazione, aiuto cuoco, cameriere, un po' di tutto. Dice: guarda, io personalmente non conosco e non ho bisogno, però se vuoi, Rodi è abbastanza piena di lavoro, quindi se vuoi puoi venire. Ecco, sono arrivato qui, non è stato facile all'inizio, dormivo un po' dove capitava, mi arrangiavo, poi ho passato l'estate qui, ho trovato un lavoretto in una taverna greca qui in Città Vecchia, e poi quell'estate ho conosciuto... E qui c'è un incontro, con la Grecia. Fatale, qui, sì. Se antropo, come si dice donna, greco? Gineca, no? E qui entra una gineca. E qui entra una donna in ballo. Che è tua moglie. Che è quella che poi adesso è diventata mia moglie. Quindi quando tu hai fatto questo primo lavoro era già ristorazione. Sì, era già ristorazione, così come era ristorazione da sempre. Anche in Inghilterra, stagioni in giro per l'Italia. Qual è il nome di tua moglie? Vicky. Però Vicky non era di Rodi. No, Vicky è nata ad Atene. Quindi da qui poi ti sei spostato ad Atene? Sì, poi ci siamo spostati ad Atene, abbiamo cercato un po' di stabilirci, di vedere. Eravamo un po' più giovani ancora, eravamo un po'... Ci sono stati anche momenti difficili, separazioni, finte separazioni, immaginarie, ricongiungimenti, insomma. Una storia, sì, perché 50% artefice, 50% no. Chi ha inviato la domanda di partecipazione a Masterchef? Non l'ha fatto lui, lui è stato artefice fino in fondo del suo destino. Assolutamente. Allora, non ci avrei mai pensato. Bella avventura. Ma l'avventura era che l'anno precedente, causa Covid, pandemia, eccetera, eccetera, questo ristorante è rimasto chiuso perché, appunto, essendo ad Atene, nel momento in cui iniziamo la stagione, affrontare tutti i costi di avviamento senza sapere a cosa si andava incontro, perché comunque l'isola era chiusa fino al 1° di luglio, hanno lasciato gradualmente entrare gente dal 1° di luglio in poi. Era un rischio che non abbiamo voluto correre, quindi abbiamo detto che quest'anno non si apre, mettiamo un bel cartello, facciamo un post sui vari social, purtroppo quest'anno non si apre. Sono rimasto ad Atene, lavoravo ristorante, pizzeria, così un po', nel quartiere dove viviamo. Come cuoco, sì. E le cose non erano andate bene nemmeno lì, sempre causa Covid. A un certo punto ho perso il lavoro, ho dovuto finire anche questo piccolo lavoro che avevo, ed è stato in quel momento che mi è arrivata questa chiamata email da parte della produzione, dove mi invitavano ad andare a fare questa prima intervista conoscitiva, e io lì sono un po' caduto dalle nuvole. Però è stato... Come mi avete trovato? Come mi avete trovato. E poi mia moglie mi ha svelato il trucco, mi ha svelato l'arcano, e è stato in un attimo che ho raccolto, ho detto ok, vengo, perché ho visto quello che mi aspettava, un altro inverno a casa, in quarantena, con il lockdown, senza lavoro, non c'era molta alternativa, quindi ho detto ok, vengo. Dopo aver detto che vengo lì, la mia logica, la mia razionalità, ho detto ma dove vai? Cioè, non sei mai stata una persona portata per questo tipo di esperienze, per questo tipo di... Sì, un po' timido, un po' così, un po'...
schivo, no? Quindi ho accettato questa prima intervista, è andata bene. Secondo me questa è la parte qui hai più difficile. seguito il tuo Qui ho seguito al 100%, perché non ero stato io l'artefice di questo, insomma. Superata la prima intervista, superata la seconda prova, che era quella di un piatto freddo, superata la terza di un piatto caldo, sono entrato... Cosa ti hanno chiesto? Sono curioso. L'interview volevano conoscere la tua storia, sì, un po'. Il tuo sapere culinario, qual era o volevano solo vedere il personaggio? Entrambe le cose. Ero davanti ad una telecamera, ovviamente loro registravano, e mi chiedevano un po' della mia storia, sia di vita sia professionale, ma non è durata molto in realtà. Volevano vedere la tua cosa ti aspetti? Sì, probabilmente sì. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Cosa mi aspetto, insomma? Sei pronto ad entrare lì a far fuori tutti? No. Ma per niente. Voglio solo fare un'esperienza diversa, interessante. Ho un ristorante, il ristorante è chiuso, non so che fare. È stato sincero. Sì, sono stato sincero. E forse è stato quello poi l'elemento caratteriale su cui loro hanno posto magari l'attenzione. Allora, quindi Giovanni è ad Atene, ha un lavoro, lo perde, la crisi della Troica prima, comunque poi il Covid, eccetera, la moglie manda questa partecipazione, lui va, lo scelgono, ha questo ristorante che ha tenuto chiuso perché poi a gennaio viene qua e succede il finimondo. Sì, no? A un certo punto ti ritrovi in una notorietà e con un'affluenza anche di gente difficile. che veniva ad hoc, cioè veniva sono, perché sapeva che tu... Sono arrivati da tutta la Grecia, non lo dico per... anzi, il vanto è proprio lontano da me, lo dico perché ogni singola persona greca che arrivava mi diceva siamo qui solo e esclusivamente per te e veniamo da, non so, Tessaloniki, veniamo da... non so, altri paesi lontani, altre isole, addirittura anche greci, sì, anche greci residenti all'estero, in Germania, in Inghilterra, in Belgio, in America, in Africa, una ragazza che ci guardava dalle Hawaii, greca, dalle Hawaii. È stato emozionante, è stato estremamente gratificante. È anche un po' difficile. Difficile perché? Ecco, perché dover mandare avanti la cucina e dover comunque far sentire a chi viene a trovarti che hai un minuto da spendere. Perché a questo punto eri tu, la tua cucina sì, ma eri anche tu l'oggetto. Essere un po' di qua e un po' di là è stato complicato. E quindi tu hai vissuto in questi ultimi mesi che cosa significa essere quindi un personaggio pubblico? Indubbiamente apre altre porte, altre dimensioni conoscitive di te stesso, insomma, è interessante. Bene, fra l'altro tu hai anche una bambina stupenda, no? Fedra. E progetti a questo punto? Sì, il progetto principale in cantiere è quello di aprire un secondo ristorante con lo stesso nome, però in città, ad Atene, perché Atene è una città molto grande, a parte che c'è una grande richiesta, no? Il 50% dei clienti passati da qui quest'anno venivano da Atene, a gran voce hanno chiesto un ristorante come questo ad Atene, ma al di là poi di queste richieste, la mia seconda casa, la prima, non lo so, è anche lì, mi piacerebbe avere un te lo immagini come la tua zona lavoro invernale o come potrai dividerti? Tutto l'anno sono io che magari poi nei mesi estivi, ovviamente qui è ancora più importante la squadra, il team, no? Bisognerà formare una squadra ancora più forte, ancora più affidabile, sia qui che lì, io magari mi dividerò un po' tra questi due posti. Quindi abbiamo visto Giovanni che in questo non cambiare vita, ma in questo seguire la vita, che è un bellissimo concetto, no? Un po' liquido, no? Il suo paracadute, no? Il suo paracadute, quindi la ristorazione, i suoi amori, l'antro, è diventato poi
per il momento, prima che la vita Esatto. voglia altro. Quindi, se dovessi dare dei consigli agli amici di Storyhunters che ci stanno vedendo, ecco, ti viene in mente qualcosa da consigliare? Credo che ci siano anche persone che magari non hanno per qualche motivo avuto la possibilità di seguire o di avere lo stesso processo che ho seguito io nella mia vita. Ci sono persone che magari di netto un giorno dicono basta, voglio cambiare, ci sta, ognuno deve farlo, se il momento è arrivato, se il momento è quello giusto, è importante farlo. Proprio perché io mi sento di dire questo, che non è mai, sembra banale, ma è vero, non è mai tardi per fare nulla, ed è sempre meglio non mettere mai, insomma, il carro davanti ai buoi, cioè non sai mai, non anteporre i propri limiti ad un qualcosa, perché io non avrei mai pensato di poter andare in TV, non avrei mai pensato di poter espormi in questo modo, e invece è successo, quindi no, non è mai troppo tardi per nulla. Non è mai troppo tardi. E se si è mossi da vera passione, da vero amore per quello che si fa e si vuole, non è mai troppo tardi per nulla. Ringraziamo Giovanni per il tempo che ci ha dedicato e per questa bella intervista che ha rilasciato e che sarà preziosa per molti. No? Ma io ringrazio voi e tutti gli amici di Storyhunters TV per avermi dato questa ulteriore possibilità di raccontare la storia, questa volta in italiano, che è molto più semplice e mi viene molto più facile. L'ho raccontata già altre volte questa storia, però in greco, in inglese, insomma, invece così i pensieri e i sentimenti vengono fuori meglio. Grazie davvero.